Ciao ragazzi, oggi sono qui con Nalu, è qui seduto accanto a me, non lo vedete, perché voglio insegnarvi un modo per superare la preoccupazione. Come sempre, un modo che parta dal corpo per raggiungere la mente. Ma innanzitutto vediamo di che cosa si tratta, che cos'è la preoccupazione. La preoccupazione è un'emozione e, come ci dice la parola stessa, significa preoccuparsi, cioè occuparsi prima di qualche cosa. Quindi in sostanza significa anticipare un evento possibile, che non è detto che succederà, ma che nella nostra mente immaginiamo possa accadere. E così facendo, immaginando nella mente questo evento, noi prepariamo appunto la mente e il corpo a reagire a questo evento. Quindi in sostanza creiamo con la preoccupazione uno stato di allerta. È per questo infatti che proprio perché la nostra mente, il nostro cervello non distingue tra ciò che realmente accade e ciò che è immaginato, la preoccupazione può essere qualcosa di molto subdolo e pericoloso, perché sostanzialmente ci fa vivere degli eventi che di fatto non accadono, ma che a livello interiore noi li viviamo e quindi scatenano anche delle reazioni, delle risposte del nostro fisico. Non da ultima la famosa risposta appunto del combatti o fuggi. Vi posso garantire che preoccuparsi quindi non è solo inutile, ma anche molto dannoso. Ed è per questo che spesso preoccuparsi non fa altro che attrarre un evento. Questo spesso l'ho provato io montando a cavallo. Preoccuparsi di qualche cosa, preoccuparsi che il cavallo reagirà per esempio al vento piuttosto che a una macchina che sta per arrivare, non fa altro che creare un'emozione che sostanzialmente si trasforma a livello fisico in tensioni fisiche che noi trasmettiamo al cavallo e che di fatto reagisce di conseguenza e quindi sostanzialmente confermerà che c'era da preoccuparsi, ma alla fine siamo stati noi con la nostra mente a scatenare tutto questo meccanismo, perché una cosa è la consapevolezza di un evento che può accadere e quindi sostanzialmente essere consapevoli che, come dire, una certa situazione può anche evolvere in un certo modo. Questo ci può rendere preparati e avere delle risposte, ma cosa ben diversa invece è vivere in questo stato di preoccupazione e quindi di allerta, sostanzialmente allertando i vigili del fuoco perché l'incendio sta per accadere. Vivendo in questo modo non agevoliamo noi stessi, non agevoliamo il nostro corpo, non attraiamo nella vita ciò che desideriamo, ma esattamente il contrario, attraiamo ciò di cui ci preoccupiamo, ciò che non vorremmo accadesse. Quindi, siccome la mente in questo entra come sempre in un loop, in un circolo vizioso, l'ideale è sbloccare questo meccanismo, fermare questo circolo vizioso partendo dal corpo per raggiungere la mente. Come si può fare? Si può fare per esempio praticando questo semplice mudra che si chiama Naga Mudra e si fa in questo modo. Si prendono le mani e sostanzialmente si appoggia il palmo della mano destra a toccare il dorso della mano sinistra in questo modo, in maniera che si formi una croce di fatto tra le due mani. Poi si portano i pollici all'interno del palmo della mano sinistra che sta sopra, in questo modo, in modo che il pollice sinistro tocchi l'unghia del pollice destro, in questa maniera. E di fatto io avrò creato una perfetta croce. Mantenendo questa posizione e respirando, andremo a sciogliere quelle che sono le nostre preoccupazioni. Quindi quando vi trovate attanagliati da un pensiero che vi preoccupa, provate questo mudra, focalizzatevi sulla vostra respirazione addominale e rimanete in questa posizione per qualche minuto o anche più e vedrete che le vostre preoccupazioni si scioglieranno magicamente. Grazie e alla prossima. Ciao!